Bottega 21, pagata 180 euro più 10 di spedizione. Ciao amica, in questo video voglio raccontarti di un nuovo brand made in Napoli e lo faccio con il solito pathos e curiosità che accompagna tutte le recensioni dei brand made in Napoli. Prima di partire col video e quindi farti vedere questa borsa di Bottega 21, ti ricordo che questo video non è sponsorizzato, acquisto i prodotti, non vengo pagata dal brand per poter parlare bene o male delle cose, lo faccio per raccontare l'alternativa alla contraffazione, che è quella di sostenere gli artigiani locali, gli artigiani made in Italy, gli artigiani made in the world, i brand legali e quindi le borse originali, perché borsa originale è una borsa venduta attraverso il mercato legale e non come ci hanno raccontato per anni che è legato soltanto al mercato del lusso. Detto questo, ci vediamo dopo la sigla. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre borse originali. Nel lungo peregrinare in questi anni sono sempre alla ricerca di nuovi brand e ovviamente il cuore mi dice sempre proprio come dire, guida, ho una guida interna che cerca di trovare i brand made in Napoli. Ti stupirà sapere che la cosa più difficile è comprare i brand made in Napoli. Uno, perché io sono pigrissima, però non è tanto questo, è che io cerco di comprarli sempre online per darti l'opzione di poterlo acquistare anche te che magari non vivi a Napoli. Purtroppo per te, nata sfortunata, non nata nella città più bella del mondo, però ci sta, ragazzi, cioè voglio dire, non possiamo essere tutti fortunati a nascere napoletani, quindi un momento di orgoglio partenopeo che ci vuole, ogni tanto ci vuole che uno dice sono orgoglioso di essere pugliese, sono orgoglioso di essere napoletano, sono orgoglioso di essere calabrese, reggino, poi perché poi in tutto questo apro una parentesi enorme, come amo sempre con le mie matriosche di pensiero, che poi non si capisce quello che vado a dire, ma tu mi capisci perché ormai fai tipo badante in questo canale e quindi riesci a riportarti tutti i ragionamenti. Napoli, ti racconto di Napoli. Napoli, cioè noi abbiamo che praticamente in Campania, se tu dici all'estero, ah ma sei, che ne so, senti l'accento, ah, sei napoletano, oppure se sei di Caserta, di Salerno, eccetera, eccetera. È vero, è inutile che vi offendete voi di Caserta, di Salerno, di Benevento, che tu quando dici no sono napoletano, perché tendenzialmente uno nel mondo è più portato a conoscere Napoli. Poi però che succede? Che a Napoli noi andiamo pure per quartieri. Napoli è una città metropolitana e quindi tu sei della sanità, quello è dei quartieri spagnoli, quello è del Buvero, perché poi nel quartiere c'è il sottoquartiere, quello è del Corso Garibaldi, quello è della Renaccia, quell'altro è di San Giovannello, cioè te le sto nominando così, poi hanno le piazze che rinnovano. Quindi noi a Napoli abbiamo praticamente il razzismo interno, perché quello e non è fatto solo dal punto di vista, non lo riduciamo a fatto solo di clan o di cose, che non è quello, è proprio perché uno della sanità si sente non solo napoletano ma proprio della sanità, uno che abita ai quartieri spagnoli o nei Vergini si sente di Mater Dei, perché poi ci stanno proprio, perciò ti dicevo, le strade dei quartieri, poi se abiti in quella strada, se abiti a Forcella, se abiti qua, in realtà se tu cominci a passeggiare per Napoli ognuno si sente parte di un quartiere e così ancora peggio, e me lo metto fra virgolette, più vai nel centro storico e più questa cosa è potente. Perché? Perché il centro storico di Napoli, quindi tutta la zona che va nei vicoletti, che tipo, che ne so, entri dal Duomo o se entri dall'altro lato, entri da Piazza Dante e quindi sali per Portalbo e cominci a camminare all'inverso passando per il Policlinico Vecchio, per l'Anticaglia e tutto il resto, tutta quella zona lì che può essere poi San Domenico Maggiore, dove appunto si trova proprio il negozio di questo brand, tutto il centro storico, c'è poi il centro storico nel centro storico, quindi se tu sei di Piazza San Domenico non è la stessa cosa se sei di Piazza Dante, e qui abbiamo tutte queste contrapposizioni che poi all'interno proprio delle attività artigianali si sentono tutte. Quindi se tu vedi i brand pure a livello territoriale variano tanto, cioè se tu vedi un brand che magari è un po' più fashion, meno, come dire, improntato sulla tradizione, magari è della periferia rispetto a quanto può essere un brand più napoletano che è più incentrato, tipo Talarico o, come vedrai, Bottega 21, è più incentrato su una certa
certa tradizionalità e cultura pellettiera. Quindi a me piace raccontare pure queste contrapposizioni, questo studio che c'è dietro è importante. Poi c'è difficoltà, a volte trovo anche io difficoltà a reperire informazioni, ma ovviamente ho scritto un articolo, lo trovi sul mio blog, ti metto il link qui sotto, quindi dopo vattelo a leggere, dove raccolgo tutte le informazioni su questo brand. La borsa che ho scelto, come l'ho scelta, dove l'ho scelta? Perché siamo qua a un fiorino, come faceva Massimo Troisi nel famoso film Non ci resta che piangere, insieme a Benigni. Non so perché mi è venuto in mente, che prima stavo facendo tutta una... vabbè, comunque ce ne frega niente in questo caso qui. Tornando a noi, la borsa che ho scelto l'ho incrociata sul web, sono andata a vedere sul sito, mi chiedeva di chiedere informazioni, allora sono andata su Instagram. È complicatissimo comprare online delle volte, vado su Instagram per velocizzare, mando una foto dalla pagina Instagram, sono stati cortesissimi, hanno risposto subito, mi hanno dato il prezzo della borsa, mi hanno detto le disponibilità di colore, mi hanno detto quanto costava, 180 euro più 10 di spedizione. Abbiamo concordato, ho pagato con PayPal, viva Dio e amen. E mi è arrivata la borsa che dopo questo fotogramma magicamente comparirà sul mio banchetto e troverò anche la punta che non trovo più. Come nemmeno Mago Casanova di Striscia la Notizia avrebbe fatto, con un'agilità che i gatti mi invidiano. Eccoci qua con la borsa di Bottega 21. Bottega 21 è un brand molto sullo stile di Antonio De Patrizi, Talarico, quindi molto legato al territorio, alla tradizione, alla cultura della pelle, alla lavorazione molto più artistica e molto più nuda, anche un pochino sullo stile di Yamnea in questo senso. Tutti i brand che trovi nelle recensioni su questo canale, sul blog, trovi tutte le informazioni. Andiamoci a guardare la borsa. Il modello che ho scelto è un modello a cartellina, mi piace tantissimo che viene inviata in questa borsetta, prima perché la borsetta è riutilizzabile, perché è di stoffa, e la borsetta è questa. Il profumo, ragazzi, il profumo, c'è questo Bottega 21. Ogni volta che parlo del Made in Napoli, non voglio sembrare, perché veramente ci sono delle cose che mi emozionano particolarmente, perché la pelletteria napoletana, sia intesa come brand private label o che sono appunto i prodotti brand, diciamo, non come terzisti, i brand propri che come terzisti, la pelletteria napoletana non viene raccontata mai come pelletteria d'eccellenza, viene sempre raccontata in contrapposizione, in collegamento con la contraffazione. E quindi ti invito a supportarmi condividendo questo video, condividendo sempre anche pensieri che la pelletteria napoletana è fatta di persone che lavorano nei laboratori, in fabbrica, e pagano le tasse, lo so che sembra una cosa assurda doverlo dire, però purtroppo è il mio modo di combattere la mentalità sbagliata che Napoli viene collegata al contraffatto. Tutta questa dialettica, tutto questo voler prendere like facili, perché se si parla male di Napoli è sempre meglio che se si parla bene, e quindi io ho più difficoltà di uno che ne parla male delle volte a far come dire, a coinvolgere persone in questo argomento, perché se si parla bene di Napoli è campanilismo, è così e colà. In realtà non è voler parlare bene, è raccontare una realtà, è raccontare quello che c'è di bello e quello che c'è di buono. Quando io guardo queste lavorazioni, quando sento questi profumi, vedo queste persone che la mattina si svegliano, escono da casa, magari si mettono sul motorino tutti imbottiti col casco, con i loro zainetti fatti con le loro mani, prendono e vanno alle 7:30 del mattino a prendere il caffè, nel frattempo cominciano ad aprire la bottega e li vedi cominciare a lavorare silenziosamente, nessuno sa che esistono, perché poi creano questi prodotti, tu ti compri il prodotto e dici sì, è una borsa fatta da un artigiano napoletano,
ma non sai neanche chi è il fatto che non si racconti che cosa c'è dietro, quanto sacrificio, quante notti insonni, quanti debiti molto spesso devi fare e che magari non riesci a coprire tutte le spese perché quel mese non è andato perfettamente, siano essi artigiani che fanno prodotti loro, sia che siano terzisti. Tutte queste cose devono essere raccontate e voi ragazze, o comunque chi mi segue, ha l'obbligo, un pochino come ce l'ho io, l'obbligo morale di supportare attraverso i social, attraverso tutte le iniziative che favoriscono il Made in Napoli. Quindi io guardando questa borsa vedo tutti i sacrifici, vedo queste persone, spero un giorno di poter andare in bottega da loro e che loro si facciano vedere e raccontare, come poi farò pure sul blog, però proprio di poterli intervistare, quindi approfitto del video e del mezzo web per poterglielo cominciare a dire. Torniamo a parlare della borsa dal punto di vista tecnico. La sto cominciando a guardare, la sto cominciando ad apprezzare e ti dicevo, questo stile di pelletteria è uno stile, è un genere, uno stile come abbiamo visto anche per borse come Campomaggi, Dip Rose, dove però qua c'è un livello successivo dove c'è una compenetrazione nel prodotto, dove la pelle vuole essere vissuta completamente e quindi vedi che questi bordi qua sono lasciati senza tintura per far vedere che c'è una concia bella e solamente pulito il bordo, ma non è tinto. Qui è sporcato ma non viene via. Qualcuno mi ha detto che da una borsa sotto a un commento veniva via la tintura, né su quella borsa che avevo recensito né su questa che sto utilizzando, ma che ovviamente poi ti racconterò nel testo di utilizzo, mi fa questo problema. La borsa è fatta a cartellina, perché mi è piaciuta? Prima perché non era tanto grande e quindi è un modello, è una grandezza giusta per me, anche per il mio computer e tutto il resto. Il fatto che può essere portata a mano, può essere messa un manico e portata a spalla, come dopo andremo a vedere. Andiamola ad aprire, vediamo all'interno com'è. C'è questa tracolla, all'interno andiamo a guardare, all'interno c'è una fodera tinta su tinta, questo colore moro che mi piace tantissimo, c'è una etichetta sempre timbrata tono su tono, c'è questa lampo con questo mega anello dove magari se abbiamo una pochette con un moschettone possiamo applicarci pure la pochette e non e il resto. Ma perché? Non è successo niente, Ornella, non è successo niente. Il medico, dottor Jekyll e Mr. Hyde. All'interno poi, oltre a questa tasca, non c'è nulla e quindi è utile per portare portadocumenti, per abbinarla ad un'altra borsa, magari dobbiamo fare degli appuntamenti di lavoro. Figa, molto molto figa. Dal punto di vista delle cuciture mi piace tantissimo sia il punto e il tipo di filo. Il punto inteso pure come larghezza, il tipo di filo perché questo filo, questo cotone un po' più chiaro che evidenzia la bordatura e dà il risalto pure a questo color moro. Gli accessori anticati ci stanno benissimo perché creano poi tutto il mood e l'esperienza della borsa. Il manico è fatto ripiegato su se stesso, bloccato con questi ganci. Voglio leggerti sul sito cosa dice della borsa e poi ce la andiamo a riverificare. Modello cartellina, cartellina in pelle di vitello morbida, foderata, apertura compatta di cuoio leggero e ganci in ottone, tasca interna in pelle di vitello con apertura zip, manico in cuoio leggero, tracolla in cuoio leggero rimovibile con moschettori, finetture e un ottone. Vabbè, ci dice che le misure sono 38 x 27,5, ma tu sai, misura a me. Io le misure, due mondi. Non sono per le misure, non sono per le mezze misure, mi piacciono le cose grandi. Ti piacciono le cose grandi, le cose piccole? A me le borse grandi mi piacciono, quindi. Dicevamo, vado a toccare la maniglia e nonostante è semplicemente compattata, perché vedi è stata pulita, gli è stato fatto uno strato di tintura giusto per compattarla e basta. Poi la pelle è lasciata nuda, senza additivi. È come dire, è come quando tu gusti un piatto, uno chef prepara un piatto senza mettergli troppi condimenti, molto essenziale, un pesce con, non voglio fare
cioè non mi vengono piatti particolari, però fai conto che è un piatto non troppo elaborato dove si sentono tutti i sapori. Queste borse di queste caratteristiche qui hanno queste borse come questa, come quella di Talarico, eccetera eccetera. In questo caso qui mi piace tanto il fatto che riporti tutti questi oggetti in ottone, è un modello molto classico da questo punto di vista. Adesso lo andiamo a provare, ti faccio vedere anche le cuciture sulla tracolla, che sono quelle là anche più difficili sostanzialmente, perfette, e vi posso assicurare che queste sono fatte a mano, non sono fatte con la macchina automatica. Guardiamo un attimino, ok, beh ovviamente la vado ad accorciare un pochino perché per come è lunga per i miei gusti, però è perfetta ed è leggerissima, cosa da non sottovalutare. Passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 4,5. Per la tintura il mio voto è 4. La costa è compatta, nulla è lasciato al caso, anche se è molto naturale come finish. Per le rifiniture il mio voto è 4. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 5. È una borsa completamente di pelle, made in Italy, artigianale, un modello classico che puoi abbinare un pochino dovunque, quindi qualità ho i miei dubbi che avrà problemi questa borsa, ma la testeremo, vedremo il test di utilizzo, quindi le solite cose che ci diciamo. Per la valutazione utilità 4,5, andiamo a vedere cosa ci entrerà in questa borsa. Sai che io riempio le borse all'inverosimile, poi gli faccio i test camionista e tutto il resto, e quindi vedremo un attimino. Ovviamente la borsa, aspetta che mi sto per tirare tutto il microfono e mi stanno per uccidere dalla regia. Ovviamente la borsa è assolutamente promossa, e prima di lasciarti a quello che stavi facendo prima, che questa rompiscatole entrasse in casa tua e ti raccontasse del suo amore per la sua terra, per questo lavoro e tutto il resto, io voglio ringraziarti, voglio dirti che sono orgogliosa di avere la tua attenzione, non è niente scontato, grazie se mi hai sopportato fino a questo momento. So che i video sono abbastanza lunghi, però li state condividendo, mi state dando una mano, i commenti aiutano tantissimo anche a capire in che direzione andare. Io dico sempre forza Napoli, compra sempre borse originali, e grazie da profondo del cuore, anche se lo dico a tratti. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.